tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Noi siamo i Bitrato XR, ovviamente. Finalmente specifichiamo con le nuove felpe, felpa. che se in caso volete per caso acquistare trovate il link nella descrizione qui sotto proprio al video. E quindi niente, allora oggi parleremo delle esche che utilizziamo, artificiali, che utilizziamo per la pesca alla trota. E quindi vabbè, qui abbiamo una bella confezione, bella grande, della Caperland. Dentro ci sono esche un po' di tutte le marche, diciamo, e un'altra fornita da Spinning Competition. Quindi nulla, direi di parlarne. In generale le utilizziamo queste esche da un po' di tempo. La maggior parte sono recenti, ce ne sono alcune magari anche un po' più vintage, diciamo. Quindi partiamo con queste. Vai, allora, iniziamo partendo da rotanti. Allora, ne prendo un paio. Allora, vediamo un attimo. Quindi, questo qua, rotante, vabbè, iniziamo a farvi vedere il rotante del 3. Classico rotante con 3 ancorette, come potete vedere. Allora, questo rotante può essere molto efficace quando si va a pescare in fiume. Perché? Perché essendo che è un rotante abbastanza anche grandicello, può insidiare magari il pesce anche più grosso. Esatto. Noi in questo caso peschiamo la trota e potrebbe fare la differenza sicuramente in fiume. Poi abbiamo altri rotanti di diverse dimensioni. Vi vorrei far vedere questi qua della misura 0, fantastici. Diteci nei commenti se avete già provato rotanti con misura 0, che comunque fanno il loro in torrente, nelle piccole pozze. Qui abbiamo rotanti Ilba di due diversi tipi, diciamo. Uno piombato, color oro, diciamo quasi più che oro, bronzo. Questo qua l'ho provato, l'abbiamo provato anche l'anno scorso, sì, qualche mesetto fa, e devo dire che è molto bello, ragazzi. La differenza tra piombato e non? Allora, che il rotante piombato lavora molto più a fondo, ovviamente. Questa è la differenza principale. E invece il rotante non piombato, che potrebbe essere come questo qua, può essere usato dove magari c'è diciamo una corrente magari più calma, ma soprattutto dove magari l'acqua scarseggia, diciamo. Sì, che non è molto profonda, diciamo. Bravo. Poi passiamo a un paio di spawn, dai. Qui abbiamo questo qua da 3 grammi, da Carson, amo senza ardiglione, tranquillamente. Anche questo senza ardiglione, 5 grammi, ancora della Carson, e li ho provati un po' di volte, però preferisco stare sui cucchiaini. Ma anche questi fanno comunque il loro dovere. Poi ci sono i minnow. Che tipo di minnow utilizziamo noi? Noi usiamo, diciamo, un minnow di queste dimensioni, quindi stiamo sul 3, magari 5 cm all'incirca. 10, questo non l'ho mai provato, devo ancora scoprire dove. Poi alcuni vabbè ce l'hanno inviati e non abbiamo avuto l'opportunità di provarli tutti. Questo dell'8, 3 pezzi, ragazzi, fantastici. Comunque utilizziamo, diciamo, affondanti, sì, alla bravo. fine. Allora invece vi voglio mostrare, che abbiamo parlato prima, vi abbiamo accennato di Spinning Competition, che è un bellissimo negozio. Ci hanno inviato questi fantastici rotanti con e senza ardiglioni, quindi per chi vi piace pescare anche senza ardiglioni, soprattutto che va tanto di moda, e comunque per chi volesse usarli per fare anche un buon catch and release, quindi per non far male il pesce, abbiamo questi qua, come potete vedere. Cioè, la differenza qual è principalmente? Che sono rotanti barra ondulanti, qual è la differenza? Che sembrano più personalizzati anche per il fatto che sono fatti in maniera sono dipinti, diciamo, a mano. Sono dipinti a mano, diciamo. Se noi proprio vediamo anche qua dove c'è la paletta, in questo caso anche al tatto cambia. Anche far vedere la differenza. Sì, tra questo qui non è fatto a mano, quello sì. Bravissimo, tanti rotanti, magari anche di buone marche, dopo magari 5 o 6 utilizzi in pesca si vanno a sbiadire il colore.
Questi qua vi assicuro che io l'ho provati e li abbiamo provati insieme. Molte volte. Cioè il colore è assurdo, guardate. Dopo anche questo qua tipo l'ho usato varie volte e il colore non si è mai sbiadito. A differenza che magari alcuni si vanno a sbiadire per la mangiata del pesce o anche proprio per comunque per la storia del colore. Nonostante quello, ad esempio, sia un nero su argento. Sì. Che comunque... Questa è la differenza comunque, cioè guardate che roba, dopo anche 5-6 utilizzi. Confronto uno magari se troviamo che è leggermente magari più usato. Beh, anche il classico amo che ho fatto vedere prima. Amo. Ciao. Cucchiaino. Rotante. Questo qui ad esempio è un po' più rovinato. È mangiato anche molto sui lati, ma lì perché lo picchio più che altro sulle rocce. Sì, poi vabbè raga, è normalissimo, cioè nel Bello, senso si vanno anche a rovinare perché comunque ogni volta che c'è la ferrata di un pesce, che sia una trota o anche un siluro o qualsiasi altro tipo di pesce, il rotante un po' si va a rovinare. Mi sembrano quasi più spessi quelli lì. Anche fatti a questo mano. qui. Sì, sono molto... Essendo che c'è molto colore sopra, no? Sì. Poi io vi volevo mostrare un paio di perle, se ce l'ho qua. Eccole. Perle. Sì, per me sono perle queste. Allora, abbiamo questo. Piumato, possiamo dire. Fantastico. Penso sia del 2. Sì, Sì. 2. E poi ne abbiamo un altro che in pratica Questo richiama un qua, po' lo stile della bravissimo, trota. questo qua qual è la differenza? Che è un Questo qui piombato, è piombato, quindi che è va piombato. sotto un po' di più, diciamo. Poi vabbè, abbiamo le misure del 3, 2, 1. Sì, abbiamo varie misure, ovviamente ognuna di queste misure va anche usata in diversi spot, quindi dal Esatto. fiume, dal lago, dal laterale del torrente, eccetera. Poi vabbè, voi fateci sapere praticamente sotto nei commenti se usate artificiali anche voi di questo genere. Esatto. Io invece vorrei proporti un gioco, diciamo, adesso che siamo qua. Fatelo anche voi a casa, magari. Allora, adesso io ti dirò un posto, diciamo, di pesca e tu mi sceglierai un cucchiaino. Partiamo, torrente. Torrente con poca acqua d'estate. Allora, torrente con poca acqua, vabbè, allora Pozzettine, diciamo. direi un cucchiaino di questo genere, quindi un cucchiaino del 2. Hai scelto anche uno vintage, complimenti. Ok. Ci avrà una ventina d'anni questo. Allora, con o senza ardiglione, dopo quello sta a voi ragazzi, a chi piace pescare con o senza ardiglione. Poi un bel lago, tipo lago di Garda. Per il dai. lago Una cosa direi bella un grande. affondante, si può, beh ci sono lì il lago è molto, non riesco a dare comunque una risposta diciamo al 100% Sì, sicura esatto, perché quello nel lago non si sa mai ovviamente com'è. cambia sempre. Quindi io partirei magari con, se si va comunque a insidiare trote, ovviamente parlando di questi tipi, di queste tipologie di pesce, un minno tipo di questo genere si potrebbe provare. Poi E quello sì. e anche quello- questo qua, e anche questo qua. Quello è fantastico. E basta, io direi fiume, così per completare Fiume, tutto. Fiume classico. fiume classico, Normale. direi un rotante Ilba del 3. Questo qua, ragazzi, sicuramente lo conoscete. Questo cucchiaino di Ilba. C'ha anche Quello- il moschettone attaccato. Io con questo qua, cioè, è una roba assurda. Si tirano un casino fuori di pesci e ci si diverte da morire. Perfetto. Allora, fateci Ovviamente sapere- sempre rilasciandoli, come abbiamo sempre sempre fatto. catch and release. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate, quale appunto cucchiaino, minno utilizzate di più, qual è la vostra marca preferita, quelle solite cose. Lasciateci il like, iscrivetevi al canale che molti non sono iscritti ma guardano i video, e se volete seguirci su Instagram per vedere appunto foto come queste esche oppure delle trote catturate con queste artificiali, e se volete magari fare delle storie in cui mostrate le vostre armi, diciamo, per la pesca, Vostre che esche. taggateci, che ripostiamo, eccetera. Quindi Per oggi è tutto ragazzi, noi ci Esatto. vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi, ci trovate anche su Instagram, ok, come ha appena Sì. detto lui, e nulla ragazzi, ci vediamo Nulla. al prossimo video. acquistate le maglie appena uscite.